Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono qui con un nuovo progetto. Faremo il fratello di questo orecchino. Dimo- Dimostro il materiale che occorre e iniziamo subito con il tutorial. Bene, per realizzare questo orecchino occorrerà i rivoli da 12 mm. Occorrerà bicone da 3 mm, bicono da 4 mm, due colorazione, ginkgo, questa tubo, uno, soltanto uno in cui va inserita anello della 80 della Miyuki e rocca 11.0 e la nostra base ago uso numero 11 e filo lenza da 0,14. Bene, iniziamo con il tutorial. Ok, iniziamo con il tutorial. Partiamo a inserire sul nostro ago 10 bicono da 3 alternata con 10 rocal 11.0. Ecco, quindi inseriamo 10 bicono da 3 e 10 rocal 11.0 sul nostro ago, quindi portiamo fino del filo e andremo a ripassare da dietro nelle pelline per chiudere a cerchio. Quindi rientriamo nelle pelline e tiro il filo. Ops. Ecco, e tiro il filo. A questo punto i due fili incontrano, andremo e chiudiamo il nostro cerchio. Ok, chiuso la lavorazione a cerchio e come vedete uscito dalla rocca 11.0 è tagliato anche il filo che avevo nascosto dentro la bicono. Ora uscendo dalla rocca andremo a inserire 7 rocca sul nostro ago e andremo a inserire salto il rocca successiva e andrò a inserire nella rocca successiva. Vedete, saltando uno e applichiamo il nostro archetto, il primo archetto per la incastonatura. Quindi prendo di nuovo 7 rocca sull'ago, sì. Quindi inserisco nuovo 7 rocca e andrò a inserire nella rocca successiva, salto subito il successo, salto questo e vado a inserirmi nella successiva. Ripetiamo con 7 rocca finché non lo completiamo in giro. Quindi inseriamo 7 rocca, salto rocca successiva e andrò a inserirmi nella prossima. Ecco, bene, quindi andate ancora a completare per 2 volte, inserire il vostro archetto. Bene, inserito le mie rocca, ora salgo con l'ago della prima 4 della rocca della 7
e tiro il mio filo. Ok, uscendo dalla centrale della nostra archetto della 7 andremo a inserire solo 3 rocca su ago e vado ad inserirmi 1 2 3 salto 1 2 3 nella rocca successiva della 7 della 4, ecco, e andiamo avanti, inserire 3 rocca e vado avanti, inserimi 1 2 3 e 4. 1 2 3, inseriamo i 3 rocca e andiamo nella successiva della rocca. Altre 2 volte, 3, scusate per il rumore della luce, 1 2 3, inserendo l'ultima, ma a questo punto porto dentro anche della prima 3 della rocca. Bene, abbiamo inserito le nostre 3 rocca, ora prendiamo il nostro rivoli da 12 mm, applichiamo al centro della lavorazione e iniziamo a tirare il nostro filo. Ora qui dovete solo ripassare nella lavorazione per rafforzare e tenere i rivoli. Ecco, ripassata nella lavorazione, questo appunto è il nostro rivoli incassonato. Ora continuiamo con la lavorazione. Come vedete, sto uscendo da questa rocca qui. Ora dovete salire, uscendo da qui, salire in 2 rocca. Solo nelle 2 rocca dovete salire. Ok, andiamo a prendere una bicono da 3 mm su ago e andremo a inserire, vedete, il filo nostro salendo verso su, quindi andare a inserire a centrale, vedete, 1 2 3 rocca, troverete 1 2 3 rocca, in qui lavoriamo quella della seconda e lavoriamo con la seconda. Quindi se il vostro filo salendo verso su dovete andare da alto verso basso col vostro ago. Ecco. Ora il nostro ago, come vedete il filo è verso basso. Andremo a inserire la prima colorazione del nostro piccone della 4. Quindi questo punto andrò sempre dalla seconda rocca, però da basso verso alto. Ora inseriamo una bicono da 3 e di nuovo il nostro ago filo va verso alto, quindi inserisco nella seconda rocca da alto verso basso. Continuo con la bicono da 4 e quindi da basso verso alto,
cioè da basso verso su, ecco qua. E questo va avanti così finché non avete completato inserire le vostre bicconi. Lo giro un attimo per farle vedere. E va completata, inserita in questo modo la vostro biccono. Faccio vedere un'altra volta. Prendo la biccono da 3, si inserì, ecco. Prendo il mio biccono da 3, il mio filo vedete punta verso su. Ora con l'ago vado da su verso basso. Ora il nostro biccono da 4 da basso verso su, ecco. Quindi andate a completare, inserire i vostri bicconi. Ecco, inserite le mie bicconi. Ora, come vedete, uscendo dalla biccono da 3 mm andremo a inserire 2 rocca su ago. Andremo a inserire della biccono 4. Da biccono 4 andremo a inserire di nuovo 2 rocca. Andremo a inserire nella 3. Quindi andiamo avanti così inserendo 2 rocca tra le biccono. Finché non abbiamo completato inserire le nostre rocca in tutto il giro. Prendo 2. Due. Due. Ma faremo tutte insieme. Uno, due. Ecco, andiamo a inserire l'ultima. Inserisco l'ultima 2. Non trovo più il foro del biccono io. E esco della 2 rocca anche. Ecco, quindi abbiamo inserito adesso 2 rocca e come vedete uscendo dalla prima 2 rocca che abbiamo inserito, ora andremo a inserire 5 rocca su ago, 4, 5, quindi inserisco 5 rocca e vado a inserirmi la 2 rocca successiva, attraversiamo nel biccono e applichiamo sopra la nostra biccono da 4, quindi attraversiamo di nuovo in questa 2 rocca 11 0, e inserisco di nuovo 5 rocca 11 0 su ago.
e inserisco di nuovo 5 rocca e faremo come fatto prima qui. Uscendo da qua attraversiamo, inseriamo nella prima rocca 11 0. Attraversiamo anche nella biccono. Vabbè. Eia. Scusate perché qua mi ha... Ecco, inserite il secondo archetto, ora andiamo a inserire il terzo e va avanti così finché non abbiamo completato inserire il nostro 5 rocca in tutto il giro. Vedete che va inserita sopra il nostro bicono da 4 e poi attraversiamo nella bicono. Per uscire poi nella rocca successiva. E quindi esco anche nelle rocca successive. Ecco, andate a completare, inserire anche sopra questi bicono la vostra rocca. Ecco, abbiamo completato a inserire la nostra rocca con l'archetto, come vedete, uscendo da questa rocca qui, ma dobbiamo attraversare col ago nella prima archetto della 5, perché poi da lì continuiamo la nostra lavorazione. Quindi attraverso ancora in 3. Ecco, vedete, solo uscendo dall'archetto della 5. Ora andremo a inserire un bicono, il nostro ginkgo, faccio vedere, ecco, ora andremo a inserire sul nostro ago il nostro bicono da 3, il nostro ginkgo, rocca 11 0, il nostro 8 0 perché serve per l'anello, infine va inserito anello e una rocca 11 0, quindi accompagniamo giù a lavorazione aiutando a mano attraverso nell'altra foro della ginkgo. Ora prendi un bicono da 3, inseriamo un bicono da 3 e cosa facciamo? Lavoriamo solo nella 5 rocca della picco che abbiamo inserito sopra il nostro bicono. Andiamo a inserire così, vedete, faccio vedere tra le rocche e tiro il filo e quindi uscendo la punta esco ancora nelle 2 rocche successive. Ahia, ho fatto male, ma ecco. E questo va avanti così. Faccio vedere ancora un'altra volta. Adesso lavoriamo qui sopra solo con la rocca 11 0, quindi inseriamo un bicono. Ma dove è il foro? Bicono. 5, 3 rocca. Ecco, quindi inseriamo bicono, ginkgo e 3 rocca. Porto fino giù sulla lavorazione, attraverso con l'ago nell'altra foro della ginkgo, prendo un mio bicono da 3,
prendo il mio bicone da 3 e inizio a continuare ad andare a attraversare nella 5 rocca successiva. 1, 2, 3, vabbè, e tiro il filo, quindi attraversiamo del resto rocca, 1, 2 e 3, ecco, e questo dobbiamo ripetere per altre 3 volte e ripetiamo per altre 3 volte. Ok, inserite la mia ginkgo come vedete e uscendo dalla punta della nostra 5 rocca che abbiamo inserito sopra il nostro bicono. Ora prendo un bicono da 4 mm, la mia colorazione, seconda colorazione, che non lo trovo fuori, ecco qua, vedete, questa è la seconda colorazione, cioè è 3 rocca 11,0. Quindi un bicono da 4 e 3 rocca e andremo a inserire nella 3 rocca che si trova sopra al nostro ginkgo. Quindi uscendo dalla rocca, questa 3 rocca che era sopra il nostro ginkgo, inseriamo 3 rocca e un bicono. Ma perché non infilo? Non lo trovo fuori, mannaggia. Ecco, quindi inserisco 3 rocca e un bicono. Invece dall'archetto, vedete, andremo a inserire nella punta della 5. Così. Quindi uscendo di nuovo la punta, inserisco un bicono e 3 rocca. E vado a inserirmi in alto della 3 rocca. E questo va avanti. Ora 3 rocca e un bicono. E vado insieme nella punta. Ecco, vedete, questa va avanti così finché non avete inserito le vostre pelline in tutto il giro. Quindi ora partiamo da bicono e accompagniamo con 3 rocca e vado insieme in alto della 3 rocca. Così. E va avanti così, quindi andate a completare, inserire le vostre pelline in tutto il giro. Una volta che avete inserito tutto pelline, potete andare, iniziare a ripassare. Ok, io ho completato a inserire le mie pelline e ho iniziato anche a ripassare, ma non ho completo perché tanto è questa la lavorazione, quindi io me la taglio un attimo il filo. E prendiamo la nostra base, prendete la vostra anello e andate a inserire nella 80 che avete inserito. Ecco perché ho detto che serve un 80 perché va inserito dentro
un anello, vedete? In qui va inserita anche la base dell'orecchino e chiudete l'anello. Ecco. Scusa, male. Naturalmente potete aiutare bene con la pinza, va bene, per adesso lascio così. Vedete, e questo è la vostra orecchino che è terminato. Riesco. E il vostro orecchino, scusate per la voce, è terminato. Un bel orecchino ideale per la Natale, come vedete proprio natalizio. E il titolo del nome dell'orecchino, tanto vedete nel titolo. Spero che piaciuto questa tuttora e realizzate tanti di voi e ci vediamo presto con una nuova tutorial. Ciao, un abbraccio.